Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo progetto vi voglio far vedere la tecnica del filet che mi è stata chiesta un po' di tempo fa, ma l'ho applicata a una maglia estiva fatta con un cotone che adesso vi dico anche com'è e di conseguenza non ci sarà il classico centrino, bensì sarà una maglietta molto traforata estiva creata da mattonelle, però queste mattonelle le lavoriamo in modo consecutivo, di conseguenza abbiamo questo disegno che si ripete ma molto facilmente. E anche per quanto riguarda la taglia, tutto il resto vi darò l'indicazione fra poco. Intanto io sto utilizzando il fioc cotone, che praticamente è un cotone numero 2 nella colorazione rosa, a 50 grammi e sono circa 125 metri da utilizzare con l'uncinetto 2,5 3. Io sto utilizzando il 3,5 perché per quanto mi riguarda i vestiti estivi, le maglie, quello che è, col cotone se viene lavorato molto chiuso diventano troppo pesanti. Come vi ho abituato, vi do tutte le informazioni scritte per adeguare questo progetto alla vostra taglia. Intanto questa è la mattonella con la quale andremo a lavorare. È una mattonella che mi sono autodisegnata, di conseguenza farò così, vi faccio la foto. Alla fine del video progetto ve la leggo come foto, così fermate un attimo il video e vi ricopiate tutti i dettagli, che è facilissima. Però questa mattonella noi non è che ne lavoriamo tante e poi dobbiamo cucirle, noi andremo a fare una, due, tre, una dietro l'altra, sia per quanto riguarda l'andare avanti e indietro, sia per quanto riguarda l'altezza. Prima di tutto la mattonella come multiplo ha 33 più 1, quindi giro pagina, ricordatevi questo, a 6 cm. Per quanto riguarda con il mio uncinetto 3,5, il mio filato sono 13 cm e mezzo, quindi vi consiglio prima di tutto di fare una sola mattonella dove dovete prendere le misure che in base a quello vi autogestite. Giro pagina. Questa invece è la maglia. Per quanto riguarda la parte dietro abbiamo questo pannello che è formato da 4 mattonelle lavorate per 4 volte, quindi sono 16. Invece per quanto riguarda il davanti abbiamo 4, 4 e 4, poi 2, 2 che diventano in automatico, diciamo, delle spalline. Come ho fatto a decidere di mettere 4 e non 5, non 6 o non 3? Semplicemente guardando la mia taglia. Io ho circa 90 centimetri, perché essendo una maglia molto corta, devo prendere quella del seno come circonferenza. Allora cosa ho fatto? Ho fatto 13 più 13 più 13 per avvicinarmi il più possibile ai 90 centimetri. Ma siccome io volevo un modello large che mi stia molto comodo, ne ho aggiunto e ho deciso di fare un giro da 4 mattonelle come base per la parte dietro e sono 54 cm perché ho fatto 13 per 4 uguale 54. Ecco perché vi dico di fare prima un modello di una sola. Di conseguenza anche il davanti è uguale identico, solo che l'ultimo giro lascio lo spazio necessario per poterla indossare, cioè mi deve passare dalla testa. Fate conto che ho 26 qui, 26 dietro, poi 13 e 13, quindi è assolutamente giusta da poter essere indossata. Quindi 54 cm più 54 è 108, quindi è maggiore della mia circonferenza e va benissimo. Per quanto riguarda le maniche, sono una parte tutte con le mattonelle, poi questa parte finale del polsino devo ancora decidere che punto usare, quindi saranno 3 mattonelle e tra una mattonella e l'altra, perché devo arrivare a 20 cm, quindi una ce l'avrò sul davanti, una ce l'avrò sul dietro e intermedio metteremo dei punti, dei quadratini vuoti così, questi qua, li vedete, per arrivare a circa 20 cm. Queste indicazioni non le ho ancora perché devo fare la prova, ma mentre lavoro le maniche vi dirò tutto. È un progetto molto facile, adesso chiudo tutto, ve lo faccio vedere un attimo quello che ho potuto fare. Come al solito mi sono portata avanti per riuscire a gestire il carico di lavoro
e sono quindi a un buon punto. Intanto il pannello dietro è finito, notate, una mattonella, 2, adesso vi faccio vedere, 3 e 4 lavorate per 4 volte, quindi questo è pronto. E sul davanti sono al punto in cui ho fatto le 3 in altezza, devo concentrarmi a fare un'altra qua che diventerà una spallina e un'altra qui che diventerà la seconda spallina. Dopodiché dovremo andare a cucire dall'angolo fino a una certa, qui lascerò una mattonella e quello che rimane in più sarà praticamente sotto il braccio, che dovremo mettere dei punti aperti per arrivare a 20 cm. Nel mio caso è più che sufficiente, ma se voi dovete arrivare a più centimetri mettete più righe senza alcun problema, cioè dopo ci basiamo sul lavoro di base. Ecco perché non ho tutti i dati sia da una parte che dall'altra. A me mi piace chiamarle mattonelle perché comunque sia è più facile da gestire il lavoro. Voi vi create lo schema, lo disegnate e sapete che ogni volta che è finito ricominciate da lì, così via, e si fa sulle righe. Adesso io vi faccio un campione di 2 mattonelle, dopodiché dovete caricare tutte le mattonelle che vi serve per la vostra taglia. Nel mio caso cosa ho fatto? Ho caricato 33 catenelle più 33 catenelle più 33 catenelle più 33 e più 1. Ok, io perché mi dimentico mai quante ne conto, ne metto tante e quando vado a cucire il tutto le smonto e arrivo a quell'ultima. È un altro metodo, diciamo, per quando non si vuole impazzire. Prendete il filo e lo arrotolate in questa maniera. Entrate con l'uncinetto, prendete il filo che avete sul dito e tirate. Stringete ma non troppo, perché se fate quella chicca che ho fatto io, poi lo dovete smontare. Io vi faccio un campione di 2 mattonelle e quindi farò 33 più 33 catenelle più una. Mi ripeto, io avevo bisogno di 4 mattonelle per la mia maglia per la parte dietro, 4 per la parte davanti, quindi nel primo pannello ho dovuto caricare 33 più 33 più 33 più 33 più una. Quindi se voi ne avete bisogno di 3 ne fate 2 volte 33, 3 volte 33, altrimenti ne dovete fare di più in base alla vostra necessità. Mi dispiace se mi ripeto, ma lo faccio per tutte quelle persone che non hanno esperienza. Il multiplo in un lavoro è fondamentale, altrimenti il lavoro non viene. Fate il primo nodino, dovete fare delle catenelle. Notate come le faccio io. Non le faccio in base all'uncinetto così, ma le faccio molto più larghe. Non avete paura. Se non riuscite a gestirvi a farle così larghe, dovete fare un'altra cosa. Cambiate uncinetto, invece del 3,5, del 3,5, scusate, ne potete prendere anche il 5 oppure il 5,5, perché la base di un lavoro è anche questo fondamentale, altrimenti il lavoro viene male. Come notate non le sto contando, ma se voi le dovete contare, mi raccomando, ricordatevi il multiplo di 33. Adesso io vado a caricare con tutte le catenelle necessarie per farne il multiplo che vi ho detto prima e creare 2 mattonelle. Io qui ho 66 catenelle più una, che è questa qua, più una, poi mi serve un'altra per avviare il lavoro che non conteggio. Questa non si conteggia mai. Girate il lavoro, prendete l'asolina che si è creata qui sotto e dovete fare punto basso e 2 catenelle che fungono da maglia alta, poi ne aggiungiamo altre 2 di separazione. Di conseguenza ci alziamo con un punto basso e 4 catenelle. Carichiamo,
saltate 1 2 nel terzo punto di base, prendendo sempre la solina che si è creata, andiamo a fare la maglia alta, ma non è una maglia alta qualsiasi, è una maglia alta che viene lavorata come quelle classiche nel lavoro a fillet, cioè prendiamo il filo, passiamo sulla prima, ricarichiamo, saltiamo, usiamo questi due per lavorare, ricarichiamo e poi le ultime due, di nuovo 2 catenelle di separazione, carichiamo, saltiamo 1 2 nel terzo punto di base, andiamo a fare sempre maglia alta lavorata al metodo filet, quindi passiamo da prima nelle due centrali e nelle ultime due, poi sempre così. Noi in questo momento stiamo facendo la prima riga, quindi questa prima riga, come notate, è tutta quadratini ed è facilissima. Carico, salto 1 2 nel terzo punto di base, vado a fare la maglia alta, faccio questa prima riga, ci ritroviamo per la seconda, chiudo la riga insieme a voi facendo le ultime 2 catenelle, carico, siccome io le ho fatte contate le catenelle, vado a lavorare nell'ultima, ci sto riuscendo, e maglia alta, giriamo il lavoro, potete fare un punto catenella, giriamo, entrate qui nella maglia alta facendo punto basso e 4 catenelle, caricate, maglia alta. Allora, come notate, attorno allo schema che ho fatto c'è tutta una riga di quadratini, quindi finiremo e inseriremo le righe con i quadratini. Ora io sono qui, ho fatto lui, per andare a fare quello pieno ne devo fare anche questo, questo, questo e questo vuoto, quindi il totale sarà di 5 quadratini vuoti. 2 catenelle. Dopo aver fatto i 5 quadratini dobbiamo fare questo pieno. Questo pieno si fa così: caricate l'uncinetto, andate nel quadratino e fate 2 maglie alte. Ho perso il filo, carico e lavoro anche la maglia alta per chiudere il quadratino. Rimango senza filo sempre perché ho un gomitolo nuovo, ed è questo. Ora per finirla devo fare 5 quadratini vuoti. Ho fatto gli altri 5 quadratini e sono arrivata qua, quindi la mia prima mattonella è finita. Ora per fare la seconda devo ricominciare da qui, quindi devo fare 5 quadratini vuoti, 1 2 3 4 e 5, uno pieno e 5 vuoti. Ve li faccio, ok? Cioè praticamente continuo semplicemente il lavoro, non è che mi devo fermare o tagliare il filo, semplicemente lavoro e così via. Questo è da fare per ogni mattonella. Vi faccio vedere 2 o 3 righe, dopodiché vi faccio rivedere il lavoro finito e ci occupiamo della parte delle spalline. Dopo aver fatto le altre 5 vado a lavorare quella piena. E continuo fino alla fine della riga. Ho finito la seconda riga, la terza riga l'ho iniziata come la seconda e siamo qui. Adesso devo fare un totale di 4 quadratini, uno pieno, uno vuoto, uno pieno e 4 quadratini. È facilissimo.
Ecco perché vi dico che non avete bisogno di me per creare questo schema e che vi metterò la foto alla fine del progetto, che così ve la copiate su un foglio, su qualcosa, e ce l'avete sempre sotto mano quando vi mettete a lavorare. 4, quindi io qua, notate 1, 2, 3 e 4, qui devo fare un lavoro pieno. Maglia alta su maglia alta, 2 catenelle perché c'è il vuoto, è questo qui, poi devo fare il pieno, questo qua. Ok, poi avrò 4 quadratini vuoti e ricomincio da qui per tutte le mattonelle che voi avete necessità. La prossima riga avremo 5 vuoti, 1 pieno, 5 vuoti, poi 2 vuoti, 1 pieno, 1 vuoto, 3 pieni, 1 vuoto, 1 pieno, 2 vuoti. È facilissimo, quindi voi andate a fare righe di andata e ritorno. Ora vi faccio vedere il pezzo originale. Vi lascio anche lo schema qua, quindi notate, cioè quando voi prendete la mattonella è uguale identica, si ferma qui, poi ricomincia la prossima e così via, tutto ripetuto finché non finite tutte le mattonelle. Io ne ho 1, 2, 3 e 4. Poi quando arrivate qui in alto, ok, che finite questa riga qua, ve la faccio vedere. Quindi questa qui, vedete, la mia mattonella, ricomincio con la prima riga, e rifaccio tutto, sia in altezza che in larghezza. Sempre le righe di andata e ritorno, perché le righe devono essere, scusate ve l'ho messo al contrario, sempre righe di andata e ritorno perché le righe devono essere dritte, vedete che i quadratini sono dritti. Questo per il pannello dietro. Per il pannello davanti dovete fermarvi una mattonella prima. Se quando indosso il progetto vi sembra troppo corto, potete aggiungere non 4 mattonelle in altezza ma 5. A me mi interessa che l'ultima mattonella voi non la dovete lavorare perché dobbiamo fare una separazione. Prendo il pezzo davanti dei marcapunti e vi faccio vedere. Questo è il mio pezzo davanti, cui ho finito praticamente di lavorare. Dovete prendere del marcapunti e se avete 4 come me oppure quello che avete non ha importanza, importante è che lasciate una mattonella su un lato e una su un altro, ok? E in mezzo mettete dei marcapunti. Tra un marcapunti e l'altro ci deve essere circa 20 centimetri. Se lo fate più largo c'è il rischio che questa maglia vi scenda dalla spalla. Se il stile che desiderate, che deve essere molto larga e vi deve scendere dalla spalla, allora va benissimo, potete anche farla molto larga come scolo per la testa. Altrimenti, se volete che sia una maglia di più o meno normale nell'indosso, dovete stare sui 20 cm. Quindi io ho qui, essendo che il filo qua, andrò a fare prima questa parte qua, una mattonella che mi finisce qui e ho aggiunto altri 2 quadratini infilandomi nella parte dell'altra mattonella. Per facilitare il lavoro non andrò a lavorare questo lato di questa mattonella, ma andrò semplicemente a fare dei quadratini. Tra un marcapunti e un altro, per quanto riguarda me, sono 21 cm, quindi è accettabile. Ora io vado a fare questa mattonella qui, ok? Faccio la cucitura con la parte dietro e mi concentro sulla manica. Per quanto riguarda questa parte qua, la andremo a fare insieme, così almeno capite cosa intendo nella pratica. Intanto, per chi vuole, questa è la grafica di come suddividere la maglia con le mie misure. Se le vostre misure non vanno bene perché la maglia deve essere 120 perché la volete molto larga, è normale che qui dovete aggiungere delle mattonelle in più, sia da una parte per il dietro sia per il davanti.
Ho proseguito il lavoro da dove ci siamo lasciate e adesso vi faccio vedere quello che ho fatto. Prima di tutto ho fatto la cucitura, notate, e ho cucito fino 1, 2, 3, alla terza mattonella mi sono fermata, quindi qui. Vedete, proprio l'ho quasi finita la terza mattonella come punto di riferimento, sia per il davanti, questo è davanti perché è il girocollo, sia per la parte dietro. Noi ci eravamo lasciati che dovevo fare l'ultima mattonella, come notate l'ho finita, e poi mi sono attaccata con la manica, ho lavorato in corrispondenza della mattonella, del davanti e del dietro la mattonella, quindi normale, identica. Invece tra una e l'altra, quindi tra il davanti e il dietro, ho fatto solo dei quadratini. Ne ho fatte due, è una manica più o meno che arriva qui a metà braccio, quindi per me va più che bene. E poi ho ripreso il tutto con un giro dove ho ristretto leggermente il polso. In pratica non ho fatto più la catenella di separazione, semplicemente ho fatto delle maglie alte, ed è questa. Ora andiamo a fare insieme tutti questi passaggi. Prima di tutto io ho avviato anche l'ultima mattonella per quanto riguarda questo lato. La cucitura non è ancora stata fatta, che la facciamo insieme, ma è molto facile, semplicemente i punti bassi. Quella un po' più particolare è la cucitura che andremo a fare sulla spalla, perché vi faccio vedere, è una cucitura integrata nel lavoro, che è questa, ma non si vede, perché l'ho fatta direttamente, scusatemi, direttamente mentre andavo a fare l'ultima riga di quadratini. Ho girato il lavoro così riesco a lavorare insieme a voi. In pratica ho finito la mattonella, questa è la riga che divide praticamente di quadratini, e adesso andiamo a fare un'altra. Anche per la parte dietro, come notate, ne ho fatte due di quadratini, quindi sulle spalle noi abbiamo dei quadratini. Vado a fare 1, 2, 3 catenelle, entro sul lavoro sulla parte dietro, come vedete c'è il cappietto che non l'ho ancora bloccato, entro e faccio un punto bassissimo, poi entro nelle catenelle, prendo il filo, punto bassissimo. Qui dovete fare una grande attenzione ad avere una tensione giusta, dovete essere anzi quasi più larghe rispetto al lavoro fatto. Il terzo punto bassissimo, vado nel quarto punto bassissimo che praticamente è la mia maglia alta, cioè io sto lavorando in questo momento sulla parte dietro, vado a fare 1, 2, 3 catenelle, mi sposto sul davanti, quindi vado a chiudere il primo quadratino in corrispondenza del punto, che il punto è il punto alto, questo qua corrispondente. Entro, sto cercando di far piano per farvi capire, prendo il filo, punto bassissimo, mi sposto adesso sul davanti camminando semplicemente con dei punti bassissimi. Mi raccomando, state larghe. Arrivo al punto alto, notate, 3 catenelle, 1, 2 e 3, mi sposto sull'altro lato in corrispondenza del punto alto e faccio punto bassissimo e cammino. Qui dovete farlo fino a finire la cucitura sul davanti, di conseguenza sulla parte dietro sarà uguale identica. Ora, se avete fatto più quadratini di me qua oppure di meno, questo non cambia niente, lo fate in base alle vostre necessità. Vi faccio notare che la cucitura è invisibile e sono arrivata qui. Per non stare a fare troppi cappietti non vado a tagliare il filo e vado a riprendere il girocolo, perché come notate è un po' troppo lasciato a sé e non mi piace.
Se l'avessi voluto un po' più diciamo già pronto, avrei dovuto prendere delle misure un po' più strette, così facendo è un po' troppo largo. E come vado a riprenderlo? Semplicemente o si può fare un giro di punto basso, lavoriamo sulle catenelle, oppure un giro di punto alto dove andiamo a lavorare solo una catenella di separazione, o semplicemente si fa sia l'una che l'altra e si prova la maglia e capite voi se la volete un po' più larga, un po' più stretta, se sta un po' più dritta oppure no. Quindi qua lascio la scelta a voi. Io andrò a fare prima di tutto un giro di punto alto e catenella, semplicemente per dargli un po' di compostezza, che alla fine non faccio altro che riprendere i polsini che, come notate, da un quadratino con 2 catene di separazione ho fatta una, poi nessuna, ed è perfetto. È normale che non si può esagerare in questo caso a stringere troppo, perché la maglia ci deve comunque passare dalla testa. Sono arrivata qui con la cucitura. Se continuassi da questa parte, siccome ho la maglia sulla parte brutta tra virgolette, perché ho la cucitura qui a vista, avrei la maglia alta sul dietro e io non lo voglio, quindi cosa faccio? Vado verso sinistra, ok? Quindi vado sul davanti, riprendo il tutto con 1, 2 e 3 catenelle che sono la mia maglia alta e una di separazione, carico e vado semplicemente nei punti alti, che qui praticamente io sto lavorando sul laterale, cioè sto scendendo sulla chiusura dei punti alti, perché questa è la parte della spallina. Però siccome i quadratini sono uguali, identici, non ho difficoltà. Catenella, carico, maglia alta, catenella, carico, maglia alta. Se non siete contente così, dopo aver finito questo giro fate la prova che vi stia bene, che vi passi benissimo dalla testa, e per dargli ancora un po' più di compattezza fate un giro di punto basso. Io adesso finisco il giro, quindi vado qui davanti dove c'è il marcapunti, scendo sul davanti del petto, salgo sulla mattonella che fa da spallina, vado su tutto il dietro e mi chiudo, me la provo e poi vedo se aggiungo delle altre cose. È normale che se aggiungo dei dettagli, quando la indosso la vedrete. Ho tagliato il filo perché ho fatto il girocollo e per me è più che sufficiente. Guardate come è molto più compatto e sta molto meglio. Io ho fatto semplicemente una riga sola perché non lo voglio troppo stretto di maglia alta divisa da una catenella invece di 2. Ora cosa facciamo? Riprendiamo il lavoro facendo la cucitura. La cucitura vi consiglio di farla dal basso per andare in alto, così quando arriviamo a finire la cucitura ci attacchiamo direttamente a lavorare la manica, per chi la vuole. Per chi non la vuole fa semplicemente un giro di punto alto come ho fatto per il girocollo con una catenella e la vestite a canotta oppure a gilet. Ora riprendo il filo e vediamo di fare la cucitura. Questi sono i due angoli. Come notate ho delle catenelle che devo disfare perché ne ho messi un po' di più per non stare sempre a conteggiare. Allora, visto che ho questa possibilità, farò un bel nodino qui e andrò a iniziare il lavoro da qui, così mi risparmio un po' di fili da nascondere. Ecco, questo è il nodino. Prendo il filo, faccio un bel nodo un po' più lungo, eccolo qua, e iniziamo il lavoro. Allora, io cosa ho fatto? Ho fatto 2 bei punti bassi per riga. Questi punti bassi però non sono molto rispettosi del lavoro, mi spiego meglio. Non sono stretti, sono dei punti bassi molto molto larghi. Per quanto riguarda la catenella che segue il lavoro, per quanto riguarda il punto basso in sé invece sono stretti, devono tenere composto il lavoro. Come ho fatto?
Intanto facciamo un punto catenella nel lavoro per bloccare il tutto. Ora li mettete a pari, entrate, prendete il filo bello stretto sulla cucitura, metterò anche questi qua da evitare in seguito a nasconderli. Fate un passaggio stretto il primo, il secondo deve essere largo e questa la tirate, rientrate, prendete il filo, tenetelo stretto adesso lo lasciate morbido, quindi abbiamo la base stretta e il sopra largo, così rispetta il lavoro. Se vedete che siete in difficoltà, fate dei punti bassi normali, ma magari ne aggiungete un terzo ogni tanto, così la cucitura non è molto più stretta rispetto al lavoro di base. Oppure, se non vi trovate bene con l'uncinetto, ago il filo, entrate direttamente nel lavoro e fate una cucitura normale. Io devo andare a fare la cucitura fino a dove ci sono questi marcapunti, che sono in corrispondenza che vi ho detto prima della terza mattonella, quasi alla fine, cioè quasi completa. Mi sono fermata qua. Ci ritroviamo lì. Sono arrivata nella corrispondenza dei marcapunti. Come notate, facendo così, la cucitura non è né troppo tirata ma né troppo larga, quindi rispetta perfettamente il lavoro. E quando andate a lavare il vostro capo di abbigliamento, succede che questa cucitura, rispettando il lavoro, non viene né troppo fuori e non viene neanche troppo stretta, quindi avete un ottimo risultato. Ora io ho tolto i marcapunti, vado a fare l'ultimo punto basso che è proprio sulla cucitura e adesso cominciamo a lavorare la manica. La prima riga è di maglia alta e 2 catenelle, uguale identica. Vi faccio vedere prima il lavoro finito perché così ci capiamo meglio. Voi dovete fare lo stesso lavoro che avete fatto per il corpo della maglia, quindi tra un lavoro di maglia alta piena e l'altro ci sono 2 righe di quadratini, quindi faremo la stessa cosa sulla manica. Qui è il lavoro della maglia, da qui in là parte la mia manica e ve lo notate perché notate che ci sono i punti alti che si riprendono praticamente il lavoro di base, quindi diventa così. Uno c'è già perché stavamo finendo il corpo della maglia, quindi noi abbiamo iniziato con il secondo giro. Dopo aver fatto questo primo giro ci si ferma e si va avanti a lavorare la manica, semplicemente lo lavoriamo di andata e di ritorno come al solito. Si fa una mattonella e finisce qua e qua inizia l'altra. Quindi tutto lo spazio che c'è tra una mattonella e l'altra, se non volete riempirla con un altro motivo, io vi consiglio di fare come me dei quadratini perché tanto fa caldo. Questo sulla spalla, sulla parte sotto abbiamo ancora più distanza, guardate che una mattonella finisce qui e l'altra finisce qui, vi faccio vedere proprio la parte più larga. Tutto in mezzo io ho fatto dei quadratini. La trovo fantastica, soprattutto quando la indosso lo vedrete ancora meglio. Io l'ho fatta così, semplice, senza complicarmi la vita. Però se voi volete fare anche 3 mattonelle, decidete voi e cercate di prendere le misure per starci qui. Quindi vi servono, praticamente ne avete 33, ve ne servono altri 33 punti. Quindi magari anche 2-3 punti di cucitura più in basso da non fare e recuperate. Però per quanto mi riguarda il fatto che continui anche sulla manica sembra un lavoro tutt'uno e non si capisce da dove finisce, da dove inizia il lavoro del corpo. Io adesso andrò a fare quindi la stessa cosa, riprendo con un giro di quadratini, poi ho lo schema della mattonella, quindi avrò il primo punto, poi 2, poi eccetera, finisco la manica. Vi ho fatto vedere anche come concluderla, l'unica cosa che mi resta è nascondere i fili e provarla, quindi vedermela addosso. Se avete domande, come al solito, aspetto i commenti. Ci ritroviamo fra poco. Eccoci alla parte in cui indosso il mio progetto. Cosa ne pensate? Io lo adoro letteralmente.
È vero che ho usato un cotone abbastanza spesso per le temperature che oggi come oggi sono fuori, che è molto caldo, però per alleggerirla, sempre mantenendo lo stesso punto, lo stesso disegno, cioè insomma tutto quello che io vi ho insegnato con questo progetto, basta alleggerire il filato. Quindi prendete un filato leggermente più sottile oppure una fettuccia con un misto di filati leggermente più freschi tra la fibra di bambù, la viscosa e tanti altri. E lì vi cambia per un numero delle mattonelle. Ma siccome a voi vi interessa capire i centimetri su di una, dopodiché andate a fare il conteggio per quanto vi serve, per quanto riguarda la larghezza, guardate che a me mi bastavano anche solo 3, però fa caldo ragazzi, ho bisogno di aria, ho bisogno di spazio, allora ho esagerato. E questo è l'aspetto sul davanti, il décolleté è abbastanza profondo. Vi dico la verità che se non avessi ripreso il tutto con un giro sarebbe stato un po' troppo aperto, almeno per quanto riguarda me. È vero che lo posso indossare così oppure monospalla, qui sempre cambia. Vi ricordo che con questo disegno potete fare anche una stola, magari avete in casa un filato pregiato, visto che iniziano i periodi dei matrimoni, del battesimo, questa blusa con questo disegno si può trasformare in una stola tutta molto classica e elegante. Piccola spoilerata, rimanete fino alla fine del video progetto e poi vi faccio vedere una versione in giallo, ok? Adesso io mi giro per quanto riguarda questo progetto per la parte dietro e l'aspetto è questo. È ariosa, è fantastica. A prescindere del filato con il caldo che c'è, per quanto mi riguarda, anche al mare, solo in costume fa caldo. E io di solito non mi lamento mai del caldo, però questo giro potrei, lo sto facendo, diciamo così. A parte gli scherzi, è un progetto facilissimo, mi è stato chiesto specificatamente di insegnare questa tecnica. La tecnica, questa qua, viene utilizzata soprattutto per creare i classici centrini o il runner da tavolo, ma questo disegno me lo sono studiato io, nel senso che molto semplificato. Ho preso un quaderno di mio figlio dove va a fare la pratica, o comunque avete visto che io vi do le schizzi, e mi sono messa lì a disegnare. È ripetitivo, non ci sono dei gran numeri. Sul internet trovate diversi schemi, anche dei disegni più complessi, magari un fiore gigante, però lì ragazzi dovete semplicemente prendere questo schema, tradurlo a modo vostro, quindi cercare di leggerlo al meglio possibile, perché a volte non tutto quello che si trova su internet è veritiero. Dopodiché capite che il multiplo è di 3, perché per fare un quadratino vi serve una maglia alta, 2 catenelle, e in base a quello riuscite a sviluppare tutto il progetto. Io non vi volevo fare impazzire più di tanto, quindi ho scelto un disegno semplice, ma a me mi interessava che voi imparaste la base di questa tecnica. È la tecnica classica, difficilmente, sono sincera, l'ho vista applicata nell'abbigliamento, quindi praticamente nelle maglie, nei cappellini, nelle borse, però per quanto mi riguarda la trovo bellissima, la trovo super mega elegante. Restate lì, mi cambio, vi faccio vedere un progetto di colore giallo, sempre con la stessa tecnica. Rieccomi con la chicca. Questo è un disegno veramente elaborato. Questo non è frutto mio, cioè i dettagli sì, ma per quanto riguarda lo schema in generale mi sono fatta aiutare da internet, anche perché sono una frana a disegnare cose complesse, quindi voi lo sapete. Però, a parte il colore che io adoro, il giallo acceso, guardate la meraviglia di questo progetto. È fantastico. Quindi dopo ho ripreso questo multiplo qua, questo disegno sulle maniche e sulla parte dietro. Anche questo è lavorato a pannelli.
io non ve l'ho detto nell'altro progetto perché l'ho fatto a pannelli, ma potete lavorare fin qua in tondo, sempre cambiando riga, però secondo me diventa un po' troppo complicato a tenersi dietro. A me mi interessa che prima di tutto imparate la tecnica, poi appena avete imparato e siete diventate esperte in questo qua, riuscite poi a autogestirvi per quanto riguarda i modelli. Cosa ne pensate di questo colore? È fantastico. Non mi potete chiedere la foto di questo perché non è roba mia al 100%, per quanto riguarda la grafica, non l'esecuzione, l'esecuzione è roba mia assolutamente, quindi non ve la posso mandare, però basta che voi scrivete schemi all'uncinetto e trovate tutti i disegni. Qua ci sono delle foglie, dei fiori che sbocciano e qua invece sono semplicemente delle decorazioni. Lo trovo molto bello anche sulla parte dietro, vedete? Io sono veramente felice del risultato. Ora, quello che mi rimane a me è sapere cosa ne pensate. Non è difficile, semplicemente si lavora diversamente la maglia alta e si lavora con un multiplo ben preciso e poi soprattutto si fa un bel schema da seguire sempre per quanto riguarda il lavoro. Questo è complesso perché ogni riga è diverso, non riuscirei a spiegarvelo in un'ora di tutorial perché non puoi spiegare questo, però io vi ho spiegato come si fa a utilizzare la tecnica con la versione rosa. In base a quello riuscite a fare anche dei disegni più complessi perché io mi fido di voi e soprattutto so chi mi segue, il pubblico che mi segue. Io vi ringrazio dell'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate dell'applicazione di questa tecnica all'abbigliamento, se vi piace la useremo anche magari per creare una borsa e non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per tutto il sostegno che mi date e soprattutto leggere i vostri commenti. Nella grafica metterò entrambe, non mi chiedete il tutorial di questa perché ci metterei 10 ore a spiegarvelo, però la tecnica è la stessa, semplicemente qua non avete più un quadratino da eseguire ma avete un quadratone, direi, cioè veramente gigante, per il resto dovete solo seguire la tecnica. Un bacio, ci vediamo al prossimo video progetto.